Salve, stamattina mi è arrivata la scheda della Iliad. Come ho detto nel video precedente, l'ho acquistata il 29 maggio 2018, verso l'ora di pranzo. Mi sono arrivate poi le mail con i dati del contratto e l'username e la password per l'area personale verso le 6:30, quindi a causa anche dell'elevato numero di richieste. Il giorno dopo, cioè il 20, il 30, no, 2 giorni dopo, il 30, mi è stata spedita, anche perché ho richiesto la portabilità con anche il trasferimento del credito residuo. Mi è arrivata praticamente oggi, che è il venerdì 1 giugno, tramite il Corriere Bartolini. Mi è arrivata praticamente in una busta, questa qui. All'interno di questa busta c'è la SIM Iliad nei 3 formati: micro, nano, e poi qui praticamente ci sono, vedete, c'è il contratto con dietro le istruzioni per l'attivazione. E praticamente al primo punto mi dice praticamente che il PIN è 1234, che è uguale per tutte le schede. Poi c'è il codice PUC, il numero della segreteria telefonica, che è il 401. Poi c'è l'info consumi, che è il 400. Poi c'è tutte le configurazioni per il centro servizi e per praticamente il MMS, internet, Android, e per iOS. Una volta sbloccato il telefono, mi sono arrivati praticamente uno è questo messaggio che mi dice praticamente che la scheda è stata aggiornata e mi dice di riavviare il telefonino, e l'aggiornamento della scheda l'ho fatto tramite questa applicazione da scaricare che è Mobile Config, proprio vedete, mi dice poi di tenerla a disposizione. Per quanto riguarda invece la portabilità, c'è quest'altra applicazione che praticamente mi va a cercare il numero della SIM, che bisogna quindi comunicare insieme all'operatore per avere la portabilità. Questo numero lo possiamo trovare sia dietro la SIM stessa che sul cartoncino con cui acquistiamo la SIM. Per quanto riguarda la portabilità, mi è arrivato anche il messaggio, una mail da Iliad per la portabilità, e mi dice praticamente che mi arriverà un messaggio a breve per definirmi la data esatta della portabilità e il trasferimento del credito che ho richiesto in fase di attivazione. Ora nell'area personale Iliad, a cui si accede tramite l'username e la password alfanumerica che ci invia Iliad tramite mail subito dopo aver effettuato l'ordine ed essere registrato al sito, e sono tutte alfanumeriche. La password la posso cambiare. Qui praticamente nella prima sezione mi dice praticamente una specie di riepilogo con il numero di chiamate, il numero di messaggi, giga consumati, MMS inviati, dove posso fare anche un dettaglio dei consumi, cioè mi dice a chi ho chiamato e a chi ho mandato i vari numeri. Poi posso ricaricare anche il numero tramite Visa e Mastercard, non PayPal. Qui le mie opzioni: qui posso andare ad attivare e disattivare il servizio 4G oppure il blocco dei numeri a pagamento. Vedete, il visto significa che sono entrambi attivi. Poi ci sono i miei servizi, qui praticamente posso andare a bloccare i numeri nascosti, inoltrare verso la segreteria telefonica elettrica, attivare e disattivare questo servizio, attivare e disattivare la protezione col trasferimento di chiamate, l'utente disponibile, chiamate rapide e così via. Poi c'è sotto menu la segreteria telefonica, cioè visualizzare il numero del chiamante, visualizzare poi per ogni messaggio della segreteria data e l'ora della chiamata, poi proteggere l'accesso alla segreteria telefonica tramite il codice e personalizzare l'annuncio della segreteria. Inoltre posso inserire una mail dove mi arriva una notifica di tutti i messaggi di segreteria che ho. Poi c'è i miei dati personali, dove c'è un riepilogo tutti i miei dati, l'attivazione della SIM, mi dice tutto il percorso che ha fatto la SIM dall'acquisto del 28 maggio fino all'arrivo il 1 giugno, con la spedizione il 30 tramite Corriere Bartolini. Per l'attivazione basta inserire il numero della SIM, quel codice inizio 8939 di 19 cifre che si trova dietro la SIM stessa oppure dietro il cartoncino. E poi ci sono le condizioni della mia offerta, praticamente vedete c'è le condizioni generali e il contratto e la brochure dei prezzi. Allora, vediamo la copertura della rete 3.
della rete Iliad, scusate, vado nel sim in rete, vedete in questo caso vedete la sim Iliad attiva, vado a effettuare uno speed test, siamo nella zona di Caserta, vedete sono in 4G+, quindi in LTE, e vado a fare lo stesso test su un rete Vodafone. Vedete il ping risulta di 48 millisecondi, mentre per la Vodafone 38 millisecondi. Ovviamente il valore più basso è il valore migliore, perché il ping mi dice quando il pacchetto dati impiega arrivare da un computer a un altro e tornare indietro. Per quanto riguarda invece il download dell'Iliad 51.8, mentre quello della Vodafone è di 3.70, l'upload dell'Iliad è 11.5, qui invece siamo meno di 1. Ovviamente questi sono valori aleatori perché dipende anche da quante persone ci sono collegate alla rete. Iliad in questo caso è una zona non molto... Se vado, spengo questo, se vado a vedere i risultati, vedete, questa della rete LTE, gli ultimi due, sono fatti con una rete 3, prima del passaggio a Iliad. Questo qui in 3G è fatto praticamente subito dopo l'attivazione, e poi questi sono fatti, vedete, a istanti successivi, sempre oggi 1 giugno, vedete, fino ad arrivare il valore massimo di 48 in megabit al secondo in download e 16.4 il valore maggiore in upload. Se adesso vado a caricare per esempio una pagina tipo il Corriere della Sera, sono in 4G+, mettiamo la modalità desktop, vedete? Non ci sono problemi di sorta, ma la pagina ha caricato velocemente, vedete già. Possiamo andare a caricare sempre il sito di Repubblica. Vedete? Anche questo sito già desktop. Vedete? Mi sembra di aver detto tutto. Alla prossima.